E ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono sempre io, il vostro amichevole tonsore di quartiere. Allora, il video di oggi lo volevo cominciare in maniera un pochettino diversa, ma ho preferito evitare perché altrimenti guardavate il video 10 secondi, mi mandavate a quel paese, vi disiscrivete e ciao. Quindi, vabbè. Però visto che adesso ci siamo salutati bene e le premesse le ho fatte, posso farlo. Quindi, buongiorno bastardi! Vabbè, ecco. Tanto se non lo fate voi ci pensa YouTube a penalizzarmi, quindi demonetizzazione, tutto quanto, ma che ci frega ragazzi, ma che ci frega assolutamente, per il meme questo è altro. Vabbè, avete capito perché sto facendo questa pagliacciata? Perché oggi andremo a provare un set nuovo di Westman, sto parlando di, proprio lui, Bastardo si chiama, YouTube si chiama così, leggi, non sono io, non l'ho detto io, non è un insulto, si chiama così, quindi io alzo le mani. Vabbè, scherzi a parte. Allora, questo premetto che questo mi è stato donato, supplied by Tiago Susa di Westman, assieme al pennellino che andremo a provare oggi. Parliamo un po' di tutto perché su questo c'ho qualcosa da dire. Il sapone, il set, diciamo, bene o male lo conosciamo, la formula è quella, cambia solo la profumazione. Di che profumazione parliamo? Parliamo di un Bayroom, praticamente. Allora, mo pare che l'ho usato, lo so già qualche volta, quindi ho avuto modo di studiarmelo, diciamo, ecco. Allora, ogni tanto quando si parla di queste profumazioni con i Bayroom, si dice, ah, un Bayroom, ma diverso dal solito, non il classico Bayroom, eccetera. Vabbè, questo è un Bayroom, ok? Un Bayroom però, come dire, a me non fa impazzire la profumazione del Bayroom, premetto. Però questo ha qualcosina di frizzante in più, diciamo si sente comunque sia l'alloro sia la nota, diciamo, alcoliche del rum, però qui c'è stato aggiunto anche della scorza dell'arancio che in apertura, proprio all'inizio, si sente, che dà appunto quella frizzantezza, e poi sul fondo, che secondo me è una cosa che si sente meglio nel dopobarba, c'è anche del patchouli che dà una nota, diciamo, un pochettino più terrosa, naturale, non so come volete chiamarla, comunque la trovo piacevole, ecco, non è uno di quei Bayroom spinti, però si riconosce che è un Bayroom, ok? Quindi la formula, ripeto, è quella, diciamo, nuova di Westman, la Nirvana. Vi metto qua l'inci sperando che non vada fuori fuoco, così vi fate lo screen e ve la leggete con calma. Comunque diciamo che è difficile valutare un prodotto dall'inci, intanto ve lo leggete, vabbè. Comunque la copertina è molto carina, qui sto signore mi ricorda un po' il capitano Nemo, quello di Moby Dick, si chiama Nemo? Mi pare di sì, mi pare di sì. Comunque vabbè, molto bello, questi tre colori, blu, rosso e bianco, sono ripresi effettivamente nel manico del pennello, perché Westman fa, diciamo, abbina i colori dei pennelli proprio ai set, anche se questo in realtà non è il pennello bastardo, il pennello del set bastardo, è il pennello del set cliché che bene o male ha sempre gli stessi colori. Quindi, passando al pennello, questo è un ciuffo G8, i precedenti sintetici di Westman sono dei G7, questo invece è un G8 con nodo da 26 mm, ho visto sul sito, e loft di 52. Mo, sto pennello non mi fa impazzire e vi spiegherò anche perché. Comunque, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, io vado prima a mettere un pochettino di acqua sul sapone, intanto do una strizzata al pennello nel frattempo che la pasta si ammolla un pochettino, e come rasoio per levare questa barbetta diede 3-4 giorni ci andiamo pesante, visto che tanto è un pochettino che non lo portiamo in canale, vai, R41, che poi io settimana scorsa vi dovevo fare questo video, appunto, stesso identico set, stesso identico sapone, eccetera, però mentre registravo mi sono entrati a casa, era venerdì mattina, capite bene che non ho fatto in tempo, e vi dico di più ragazzi, purtroppo questo, diciamo, è l'ultimo video della stagione. Sto rientrando nel classico periodo di esami, eccetera, e qualcosa lo devo sacrificare, ragazzi, devo dare delle priorità. Quindi noi ci rivediamo sicuramente, non la prossima settimana, mi dispiace, però ecco, capite bene che uno deve avere un po' le sue priorità. Vabbè, il sapone l'ho ammollato, quindi cominciamo con il prelievo. Do giusto una puntina di acqua sul pennello perché l'ho asciugato un po' troppo. Cominciamo a fare questo bel prelievozzo. Oddio, c'ho il fiatone per parlare. Non sono più abituato, porca miseria. Allora, abbiamo già provato altri prodotti Westman in canale, ho provato Nirvana,
che ha una profumazione spaziale che preferisco a questo, devo essere sincero, anche perché io vado abbastanza matto per le profumazioni al fico. E poi in uno short vi feci vedere anche De Sasso Sego, che è quello alla lavanda, che quello invece è proprio una lavandona spinta, diciamo, ecco, piacevole. Sicuramente se ti piace la lavanda ci sta, però te deve proprio piacere la lavanda perché quello ci va veramente giù pesante con la lavandona. Ecco qua, il prelievo l'abbiamo fatto, guardate come si è spostato sto ciuffo, forse ho prelevato pure troppo, vai a capire. Vabbè, mi levo gli orecchini, vai, a sto giro me lo sono ricordato, e mi do una sciacquatina al viso. Ah, all'interno di R41 ci abbiamo messo, tanto le devo finire, quindi ho comprato un paio di pacchettini, le finisco, le su Nego, ma che in realtà sono ottime lamette, cioè non è che le sto a finire tanto per, mi piacciono, in realtà sono buone. Allora, cominciamo a dare una insaponata. Allora, anzitutto, come potete notare, come forse avrete visto poco fa, questo ciuffo è tagliato, quindi diciamo è un ciuffo di tipo fan, non i classici bulb, quindi quelli a lampadina. Mo' devo un po' capirla bene questa cosa dei ciuffi fan e dei ciuffi bulb, perché io ho sempre avuto ciuffi a bulbo, appunto. Questo pennello, so sincero ragazzi, non mi ha convinto, ma per il semplice fatto che c'ha sta spina dorsale veramente, veramente pronunciata. E io non sono un fan del grande backbone, quindi diciamo che le punte sono belle morbide, quindi per fortuna non mi dà fastidio perché forse come avrete sentito in qualche video, lo dico, lo ribadisco molto spesso, a me le punte ispide dei pennelli non piacciono, quindi tendo sempre a evitare ciuffi del genere, che ne so, puro tasso, i maiali li faccio rodare per bene, altrimenti mi danno fastidio, proprio mi si irrita la pelle. Questo bene o male ha le punte molto morbide, però non vorrei che il loft di 52 mm di questo pennello sia un po' troppo poco. Però, da come mi ha detto un amico, tutti i pennelli Westman sono così, diciamo, hanno questo backbone pronunciato. E vabbè, non sono un fan. Devo ammettere che non sono un fan. Fa sicuramente benissimo il suo lavoro, però ecco, io faccio un po' di fatica a far aprire il ciuffo, quindi bisogna anche dire le cose come stanno, ragazzi, cioè no, vabbè, però il manico è carino, però il manico è carino, mi piacciono i colori. Allora, vabbè, come al solito i saponi Westman montano molto bene, sono talloguati. Sarei curioso di provare una formula vegetale di Westman, chissà se li farà, magari ha fatto qualcosa, che ne so, per capire come vengono. Magari stessa formula ma senza tallo. Boh, vabbè. Comunque, io sento bene in faccia la profumazione del sapone, che non è, cioè, sparatissimo, però è presente, lo sento. Quindi se vi piace, diciamo, sentire la profumazione durante tutta la sbarbata, questo ci sta. È piaciuto anche a mia madre e soprattutto a mio fratello, ragazzi. Quando faccio sentire le profumazioni a mio fratello, il 90% delle volte mi fa vabbè, non ve lo dico che cosa mi dice, però diciamo che non gli piacciono. Questo invece gliel'ho fatto sentire e mi ha fatto sa di aranciata, buono. Effettivamente, come vi dicevo, si sente la nota d'arancia iniziale. Se leggete nell'inci, a un certo punto, verso il fondo, c'è proprio scritto Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, quindi proprio olio essenziale di buccia d'arancia. Più chiaro di così. Allora, come vedete, qui stiamo a fare il pastone, ma a noi il pastone non ci piace, quindi io faccio una bella immersione nell'acqua e mi metto un po' avanti perché sennò faccio un casino. Ho pure sporcato il microfono, spero di non fare casino. No, per fortuna il sapore non è andato proprio sul microfono in sé, quindi sono salvo per ora. Ah, vedete, mi sta venendo un po' la tendinite, sto pennello è troppo duro per me, raga, troppo. Mi dispiace, che vedevo di.
Capita, c'è magari qualche prodotto che convince di più, qualcuno che poi convince di meno, ecco. Non, non può piacerci tutto. Anche perché poi io ho la mano abbastanza leggera, quindi anche col pennello di solito tendo ad andare con la mano leggera. Se con questo vado in maniera leggera, quasi non mi si apre, mo perché il sapone si è montato, quindi sì. Però all'inizio è quasi faticoso. Altra acqua, altra acqua. Poi direi che possiamo andare. Ho sentito un rumore da fuori, mi ha preso un colpo. Ecco qua. Ecco, adesso sì. Adesso percepisco che lo sto idratando bene. Non lesinate con questi saponi, fate un bel prelievo, perché effettivamente le prime volte prelevavo un po' poco e venivano un pochettino non ariosi, perché comunque mantengono molto bene l'idratazione, però non veniva questa bella cremina densa, ecco. Se vi piace la cremina densa, vai, fate un bel prelievo e via. Tanto i saponi ce li abbiamo. E non è il grammo in più prelevato, il mezzo grammo in più a impoverirci, ecco. Però vedete che il montaggio sta avvenendo bene, bello lucido. Vedete che poi tende pure a portarsi via il sapone sto pennello, no? Perché è anche molto molto denso. Io penso che il troppo stroppia, ragazzi. Semplicemente, il troppo stroppia. Storpia, come dicono da altre parti. Qui a casa mia si dice il troppo stroppia. Molto denso, molto fitto, molto Beckman, molto di questo, molto di quello, ma non necessariamente un ciuffo, diciamo, più denso è migliore di un ciuffo meno denso. Magari il ciuffo meno denso rischia, diciamo, di inglobare più aria. Anche se io sta cosa di inglobare la devo ancora capire. Ormai diciamo che i saponi mi vengono montati bene con un po' tutti i pennelli, a meno dei casi eccezionali, però vabbè, ma non è per tirarmela, però vabbè. Ah, a proposito, se acquistate uno di questi pennelli, c'è scritto pure sul sito, ve lo dico come informazione, potrebbero perdere qualche pelo, i primi, diciamo, la prima decina di utilizzi forse, no, perdono una decina di peli. C'era un 10 di mezzo, qualcosa del genere. Io infatti qualche pelo in questi giorni, in queste 2 settimane che lo usate, l'ha perso, sembra essersi fermato, quindi diciamo che è anche rodato il pennello. Chiarisco questo perché io tempo fa provai il Boti N3C, che sarebbe lui, e le prime volte mi sembrava tanto tanto duro, poi acqua utilizzandolo eccetera e si è ammorbidito, che è una cosa strana per un sintetico, però effettivamente adesso è uno dei miei pennelli preferiti praticamente. Questo non si è ammorbidito di una virgola, quindi vabbè. Cominciamo con la sbarbatona e poi oggi devo andare a studiare, raga, sono le 10, sono le 10. Mi aspetta una giornata intensa di studio. Vai. Ah. R41 è sempre R41, anche se devo dire che se la mette non sono il giusto match per lui, ecco. Perlomeno danno una leggera, leggerissima sensazione di strappo, mentre io su R41 preferisco la mette un pochettino più, diciamo, incisive, silenziose, tipo Wizamet, Nacet, eccetera, che quelle proprio passano e tagliano. Queste restano leggermente, leggermente indietro. Quindi fanno egregiamente il loro dovere, però mi restituiscono una sensazione diversa. Preferisco altro. Mentre invece su altri rasoi, anche per dirvi sul King's Gillette, le ho trovate veramente veramente ottime. Anche lì sono preferenze, ecco. Io tiro la pelle. Vi ribadisco che R41 è uno dei miei rasoi preferiti in assoluto. I primi 2-3 utilizzi ci ho fatto un po' a botte, diciamo, ma in realtà non è che mi ci sono sfondato. Mi è piaciuto da subito. Però ecco,
Capita, no? Che ne so, i nuovi, magari con meno esperienza, qualche puntino rosso di troppo, ecco. Ormai, a meno di sbagli o distrazioni, mi ci escono sempre delle sbarbate supreme, veramente supreme. Allora, la prima passata è andata, oggi sto chiacchierando tantissimo, però ma che ci frega, oggi ce la prendiamo con calma, è l'ultimo video della stagione, quindi mi è rimasta una patina scivolosissima. Solo rimettendo un pochettino di acqua sul viso e utilizzando il residuo del sapone, quindi vabbè, questi saponi li conosciamo, diciamo, a livello di qualità. Quelli sono. Non servo certo io per dire sono buoni. Ecco. Poi diciamo che se li volete acquistare, allora l'ho visti su Goodfellas, che sono già arrivati, però a breve dovrebbero arrivare pure su Epoca Barberia. Se li volete comprare su Epoca Barberia, in descrizione c'è un codice sconto che il buon Salvatore Castaldo mi ha rilasciato, un buono del 12%, consapevole 12, così ve li comprate pure scontati, se vi piacciono. Se volete dargli una possibilità, diciamo, ecco. Tanto i link in descrizione ve li lascio sempre. Olè. Guardate un po', anche in seconda passata. Oh, ma sì. Diamo una spremutina al pennello, così. Così non sprechiamo niente, eh. Ieri sera... Tra la schiuma in bocca. Scusate. Ieri sera ho fatto una prova e ho letteralmente annacquato il sapone. Ma letteralmente annacquato, della serie che erano un sacco di bollicine, eccetera. Però nonostante me lo sono tenuto, io di solito quando faccio questi montaggi di prova li faccio sul braccio, me lo sono tenuto sul braccio 5 minuti a soffiarci e non si è asciugato. Quindi, nel senso che comunque li metto alla prova questi saponi, non è che oggi lo proviamo per la prima volta o altro. Li conosciamo sti Westman, diciamo, li conosciamo. Allora, vai. Seconda passata, insomma, direi che siamo pronti. Ne do una pulita perché, sapete che ultimamente so più caciarone quando mi faccio la barba. Una volta ero pulito, ma vi dico pure io perché. Andate a vedere i primi video del canale, che montaggi facevo. Io dicevo, bel montaggio, facevano schifo, terribili veramente. Però mi sono messo in dubbio e penso di essere migliorato adesso. Sicuramente si può fare un ulteriore step in più, però ecco, quasi non ci mettevo acqua nei saponi prima. Adesso cominciano a mettercela, quindi grazie al cavolo uno fa un po' più de casino, schizza, fa di qua, di là. Però, vabbè, potrei essere effettivamente un pochettino più elegante, però dettagli. Vai, sto video sta durando un sacco. No, non è vero, scusate. Oddio, mi sono tappato una vena col pollice. Oddio, ho fatto uno sbaglio. Mi sono messo le dita così e non sentivo il sangue che arrivava al cervello. Aiuto. Che poi a proposito di sangue, raga, mamma mia. Ho fatto uno sbaglio un paio di settimane fa. Sono andato a donare il sangue e mo il livido non si vede più. Ma ho fatto un... cioè, nel senso, no, vabbè, non è stata... È stata colpa mia, non lo so, vabbè, comunque fatto sta che non è andata bene come donazione. A dicembre già l'avevo fatto ed era andato tutto bene. Sono ritornato un paio di settimane fa, dopo 2 mesi che mi rimandavano, no, oggi non venì, c'è la pressione bassa. No, c'è l'otite, devi aspettare 2 settimane, quindi riprenota. Alla fine ci sono andato, era andata malissimo, vabbè. Manca a fare una buona azione. Vabbè, diciamo che mi hanno dovuto levare l'ago e mi è venuto il livido, quindi, però è tutto passato, sto bene. Cioè, me lo potevo pure risparmiare sto racconto, però lo sapete che quando comincio a parlare vado a macchinetta e non mi fermo più. Vai. Oddio, mi trema la mano. Aiuto.
c'ho ansia. Ok, siamo qua. Mi sembra quasi che la lametta si sia un pochettino addolcita nel mentre che la utilizzavo. All'inizio strapicchiava, sarà forse anche per la barba un pochettino più lunga, però in realtà adesso è anche, cioè, sembra anche meglio di quando l'ho presa. Secondo me queste sono pure lamette che durano un bel po'. Magari quelle 2, 3, 4 sbarbate se le fanno. Però diciamo io tendo sempre a utilizzarne una volta sola. Qualche giorno fa mi ha scritto un ragazzo proprio chiedendomi: ho conosciuto la rasatura tradizionale mezz'ora fa e quindi mi ha chiesto qualche consiglio. A me fa sempre piacere, insomma. C'è il profilo Instagram in descrizione se mi dovete dire qualunque cosa, o mi lasciate un commento o mi scrivete lì e vi rispondo sicuramente di buon grado. E mi ha chiesto appunto: ma tu ogni quanto le cambi le lamette? No, però 500 lamette in giro per casa, quindi a riutilizzarle anche no. Però non è che non si può fare, anzi, ci stanno certi pazzi, anzi c'è un pazzo che forse molti lo conoscono, che ha utilizzato la stessa Nacet per 300-400 volte. Vabbè, questi sono chiaramente esperimenti un po' estremi, no? Però ci fanno anche un po' pensare che forse effettivamente anche utilizzarla una volta sola la lametta è un po' sprecata. Però una cosa che dico spesso è: se una lametta funziona meglio al secondo utilizzo, no? Su di me, su di te, sulla tua pelle, quello è sempre sottinteso. Ma perché dovrei prendere una lametta che la prendo la prima volta e mi dà fastidio? Io voglio una lametta che mi funziona bene subito, no? Che devo aspettare 2-3 volte. Ma questo è un secondo me, ecco. Preferisco una lametta performante subito, che magari sia performante anche dopo, ma se per averla performante devo farci una barba, magari non godermela neanche, preferisco evitare. Guardate qua. Olè. La profondità di R41 è proverbiale, ragazzi. E con questo abbiamo finito. Qua, aspetta. Vai, oggi giusto perché mandavo proprio ad essere bello liscio liscio. Pure qua, sul mento. E vai. Il baffo ci sono passato bene prima, qua. Ok, a posto. Allora, è andata bene. No, devo dire, non mi sento né irritato né niente. Mi sciacquo il viso. E vabbè, è sempre questo. Ciao. Ok, allora, devo stare attento al microfono. Scusate, adesso farò casino. Vediamo, cerchiamo di farlo il meno possibile. Ok. Vabbè, al massimo muto il microfono in questi 3 secondi. Ma ecco qua. Allora ragazzi, come vi dicevo, sbarbata che è andata benissimo, ma con R41 non avevo dubbi. E ci andiamo a mettere un pochettino di after, perché sì, perché abbiamo anche l'after in versione alcolica, sempre lui, bastardo. Mi fa ridere. Ho 4 anni, che vi devo dire. Allora, ecco qua. Vabbè, ripeto, i set Westman li conosciamo. I saponi sono ottimi, i dopo barba mi piacciono praticamente più dei saponi quasi, perché hanno veramente un bel effetto. Il post del sapone è buono, ma il dopo barba va veramente tanto a migliorare l'effetto. Mamma mia, me ne metto un altro pochettino e la profumazione chiaramente si sente anche in maniera più chiara rispetto al sapone. E come successe con Nirvana, dopo qualche secondo che applichi il dopo barba, la profumazione cambia molto e c'ha una nota finale sempre molto brillante che mi fa impazzire. È diversa da Nirvana, chiaramente è un'altra profumazione, ma è veramente buona. E adesso ho la pelle praticamente unta no. Sì, adesso chiaramente scivola, però poi diciamo che tende
ad asciugarsi. Ce n'ho un altro dopo barba oleoso che vedrete tra un pochettino, che è veramente tanto oleoso. Però ecco, questo lo trovo abbastanza bilanciato, ma anche perché una volta massaggiato bene si assorbe, si asciuga, fa quello che deve fare e resto con veramente la pelle ottima, ottima per tante ore, quindi sono contento, sono molto contento. Facciamo un passo finale, no vabbè lo faccio fuori dal video, però questa è pubblicità a progresso ragazzi, Dove sta? Dove sta scritto? Allora, ecco, SPF. Ragazzi, mi raccomando, questo è un SPF molto basso in realtà, Però quando uscite di casa mettetevi la protezione solare, ragazzi, vi fa bene e invecchiate molto più tardi. No, vabbè, ecco, mi è pure cascato il tappino. Si invecchia sempre, chiaramente, però la pelle va protetta da tante cose, ok? Specialmente dal sole e dai raggi ultravioletti. Quindi, guardate che mozzarella, che so bianco come... c'ho più o meno lo stesso tono della crema. Vabbè, scemenze a parte, la pubblicità a progresso l'abbiamo fatta. Io, il set, ripeto, mi è piaciuto, il pennello un po' meno, però ecco, ripeto, se siete amanti del backbone forte in un pennello, perché ce ne sono di persone che apprezzano questa caratteristica nei pennelli, io personalmente no, allora ci può stare. Questo è quello che mi era rimasto del sapone nel pennello, ma come avete visto in fase risbarbata l'ho praticamente spremuto tutto. Quindi ragazzi, io vi saluto a tempo indeterminato, non lo so, spero di no, insomma dipende da come vanno le cose, ecco. Io mi auguro di tornare il prima possibile perché è sempre, mi diverto sempre a fare video, non c'è niente da fare. Quindi vi auguro belle cose e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!